Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi con i Romantic Tarot. Di conseguenza parliamo ovviamente in particolar modo d'amore, di un rapporto d'amore. Allora, la domanda che andiamo a fare quest'oggi appunto agli arcani è la seguente. Mi ha ricercata, mi ha ricontattato, mi ha riscritto, mi ha richiamato, comunque una persona del vostro passato con la quale ovviamente c'è stato un rapporto d'amore, ovviamente una frequentazione, vi ha ricercato dopo un periodo di stop oppure dopo una chiusura, dopo un momento di stand-by. Vogliamo cercare di capire però a che scopo è stato effettuato questo ritorno da parte dell'altra persona. Vogliamo cercare anche di capire se per caso questa persona possa avere qualcun altro attorno al suo fianco, se appunto nel frattempo in cui non vi siete visti né sentiti ha frequentato qualcuno che magari lui ha ancora al suo fianco. Vogliamo cercare anche di capire se ovviamente la persona ha risolto tutte quelle problematiche che lo hanno portato ad allontanarsi da voi o che hanno portato voi in qualche modo ad allontanarvi da lui e quindi a promuovere in qualche modo la chiusura. Quindi vogliamo cercare di capire con il metodo a 8 carte o 7 più 1, come dico sempre io, innanzitutto con gran focus sul presente e sul futuro. Ovviamente l'ultima carta, l'ottava carta, che è ovviamente molto importante, ci parla appunto del futuro, cioè che cosa potrebbe accadere fra di voi ovviamente nel prossimo futuro o comunque nei tempi stabiliti dai vari arcani che di volta in volta verranno estratti. Quindi vogliamo cercare di capire bene effettivamente quale sia il presente della situazione e vogliamo cercare di capire quali sono i pro e i contro della situazione, cioè su che cosa voi potete fare affidamento per quanto riguarda questa persona e quindi il suo ritorno e su cosa invece voi non dovrete fare affidamento, cioè su cosa stare ancora evidentemente attenti. Le influenze dell'ambiente esterno, quindi chi e cosa lo può in qualche modo tuttora influenzare. Cerchiamo di capire anche quel filo rosso che vi lega ovviamente innegabilmente a questa persona, altrimenti non sarebbe ovviamente tornata questa persona, quindi quella sorta di legame karmico che c'è tra voi e quest'altra persona, ed infine una posizione a mio avviso molto importante che rappresenta appunto il consiglio degli arcani, ossia che cosa sarebbe ovviamente più opportuno da parte vostra fare o comunque quali strategie mettere in atto per riuscire in qualche modo a portare a casa se non altro un risultato o comunque ad evitare ulteriori delusioni. Allora, io inizio a mescolare gli arcani e quindi per chiunque si sia ritrovato in questo video, grazie ovviamente come sempre al principio di sincronicità, chiediamo agli arcani: questa persona è tornata dopo diverso tempo, ma perché? A quale scopo questa persona è ritornata da me? Che cosa vuole? Per sentimento? Per sensi di colpa? Per mera necessità fisica? Perché questa persona è ritornata da me? Cerchiamo di capire un po' qual è la sua vita nel presente, cerchiamo di capire se ha qualcun'altra attorno a sé, se nel frattempo ha frequentato qualcun altro o qualcun'altra, a prescindere che possa essere una persona impegnata ufficialmente o meno. Cerchiamo di capire il futuro tra voi e questa persona. Allora, con il metodo degli 8 arcani o 7 più 1, come dico sempre io. Allora, ok.
Ok, perfetto. Allora, mazzo lo mettiamo qua. Allora, iniziamo quindi con la prima posizione, ossia la posizione del presente. I pro e i contro della situazione, che cos'ha questa persona nel suo cuore, come l'ambiente che lo circonda in qualche modo lo può influenzare, quindi amici, parenti, colleghi, il legame karmico che vi lega appunto a questa persona, il consiglio degli arcani ed infine la carta del futuro, quindi che cosa accadrà tra voi e questa persona nell'immediato futuro. Allora, iniziamo dal presente. In questo caso abbiamo la papessa, cioè voi direttamente. Allora, voi sapete che in tarologia ogni arcano, in particolar modo le figure di corte, ma ovviamente anche tra gli arcani maggiori, la papessa, l'imperatrice, come l'imperatore e il papa, ovviamente hanno una connotazione ben precisa. Quindi possono rappresentare o il consultante oppure il soggetto, l'oggetto della stesa, oppure eventualmente ipotetici rivali, l'altro uomo, l'altra donna. In questo caso, per quanto riguarda gli arcani maggiori, l'altra donna è l'imperatrice, quindi una possibile rivale, mentre ovviamente la papessa rappresenta la consultante, quindi colei che chiede e cerca conoscenze in riferimento ad una determinata persona o fatti o eventi. In questo caso, quindi, il perno, ovviamente, di tutta la situazione, non solo del vostro rapporto e del rapporto appunto con questa persona, ma anche proprio della stesa, siete voi. La prima carta di qualsiasi stesa, ragazzi, può essere questa a 8 carte piuttosto che a 10, piuttosto che la croce celtica, qualsiasi tipologia di stesa, prevede come prima carta il punto di partenza, che è ovviamente fondamentale, come di una frase, il soggetto della frase, quindi ciò da cui si parte, ok? L'intro, l'inizio, l'incipit, ok? Quindi è fondamentale perché spiega il significato di tutta la stesa e quindi aiuta anche a capire il significato dei vari arcani, ma a sua volta ne è spiegato, quindi ha un legame molto potente. Ovviamente qui abbiamo un arcano maggiore, che chiaramente rende sicuramente la stesa ancora più densa di significati attorno alla vostra persona, cioè ogni movimento che obiettivamente compie quest'uomo dipende da voi, cioè lui si regola in base alle vostre emozioni, alle vostre reazioni. Non è un uomo così sciocco come può sembrare, nel senso che può aver avuto sicuramente un comportamento sbagliato, può sicuramente aver avuto un comportamento altalenante, motivo per cui questa persona si è allontanata o è stata allontanata da voi. Ovviamente però in questo caso è una persona molto attenta alle vostre reazioni e alle vostre emozioni, cioè nel caso in cui questa persona si renda conto che da parte vostra ci sia ancora dell'astio, del rancore, questa persona si ferma. Nel momento in cui questa persona sente in voi una grande disponibilità, una certa apertura, questa persona si rifà avanti, prende coraggio in qualche modo e vi ricerca. Quindi molto potere in questo caso è proprio nelle mani della papessa. Quindi lui è in attesa, non necessariamente di vostre notizie, ma comunque di notare, osservare dei vostri comportamenti sui quali appunto poter riflettere per eventualmente prendere una determinata decisione. Cioè la papessa ovviamente è fondamentale perché rappresenta, come vi ho detto poco fa, la conoscenza. La papessa, non in questo mazzo ovviamente, ma in mazzi più tradizionali, viene rappresentata come una donna con gli occhi chiusi. Perché? Perché la papessa non ha bisogno di guardare con gli occhi, la papessa le verità ce le ha già dentro, perché le capta con il suo intuito. La papessa rappresenta anche la sensitività ed è legata ovviamente al segno del cancro, che è ovviamente un segno fortemente ricettivo nei confronti della realtà. Siamo un po' troppo emotivi, questo è effettivamente vero, però diciamo che il segno del cancro
obiettivamente è un segno di persone molto empatiche, quindi è facile per chi è come me del segno del cancro riuscire anche ovviamente a mettersi nei panni di un'altra persona per cercare di portare aiuto, conforto. Ok, quindi in questo caso la papessa è una donna, vi ripeto, buona, è una donna comunque predisposta al dialogo, è una donna anche predisposta al perdono, che non porta rancore dentro di sé realmente. Quindi è una donna che sa andare oltre i veli, la papessa vede oltre, va oltre ciò che è accaduto per cercare la verità. Quindi se lui comunque è in attenta osservazione di ogni vostra reazione in riferimento al suo ritorno, così anche voi siete molto attente, motivo per cui per esempio potreste anche essere in questa stesa, nel cercare appunto di capire che cosa questa persona abbia realmente intenzione di fare. Quindi anche voi in primis state cercando di capire quali possano essere le motivazioni che possano aver portato questa persona a tornare da voi. Cioè, a vostro avviso c'è qualcosa che non vi è stato detto, perché la papessa rappresenta anche dei piccoli segreti che sarebbe meglio in qualche modo scoprire. Quindi evidentemente ci sono delle realtà, probabilmente anche della vita quotidiana di quest'uomo, che non vi tornano. C'è qualcosa che a vostro avviso non vi è stato detto e che probabilmente invece sarebbe importante da conoscere, da sapere, da capire per avere un quadro più, diciamo, preciso possibile della situazione, perché chiaramente la papessa rappresenta il silenzio, l'attenta riflessione, la furba osservazione, ma anche un minimo di diffidenza, cioè la papessa non si lancia immediatamente in situazioni completamente nuove. La papessa vuole prima osservare e tende quindi a prestare silenzio, a non muoversi particolarmente per cercare invece di capire quali sono le realtà che soggiacciono appunto ad un determinato comportamento. Perché vi ripeto, la papessa in questo caso ha dei dubbi, cioè teme che non le sia stato detto proprio tutto, a prescindere, vi ripeto, da quale possa essere la condizione di quest'uomo. Cioè questo può essere anche tranquillamente un uomo impegnato, però che in qualche modo non vi abbia detto, pur magari avendovi raccontato assolutamente del suo impegno ufficiale, ma magari non vi ha detto tutto della sua condizione appunto ufficiale con la moglie, piuttosto che la fidanzata, piuttosto che la convivente. C'è qualcosa che non vi torna e quindi in qualche modo state cercando di temporeggiare per riuscire a capire come la situazione possa evolvere. Ecco, gli arcani in questo momento già vi stanno dando comunque un consiglio, a prescindere da questa posizione che rappresenterà il vero e proprio consiglio degli arcani, ma vi suggeriscono stai facendo bene, cioè il vostro comportamento di attenta osservazione, ci dicono gli arcani, è corretto in questo momento e nei confronti di questa persona, perché evidentemente questa persona non vi ha detto tutto o c'è comunque qualcosa che evidentemente vi deve essere rivelato, ma a tempo debito e quindi siete in attesa per cercare di capire cosa in realtà effettivamente questa persona vi possa aver nascosto e questa persona a sua volta sa la conoscenza che deve arrivare da voi ma portandovi delle verità. Questa persona sa che vi deve raccontare qualcosa, sa che c'è qualche segreto, magari anche qualche menzogna che questa persona vi ha raccontato, quindi sa che ora ovviamente più che mai dovrà aprirsi a voi. Ok? Allora, vediamo un po' i pro della situazione, cioè su che cosa voi potete fare affidamento in riferimento a questa persona. Allora, qui abbiamo il 2 di denari. Il 2 di denari ci parla della possibilità di una scelta. Tutte le carte di grado 2 rappresentano un individuo che si trova ovviamente ad un bivio, deve scegliere tra una strada piuttosto che un'altra. Quindi obiettivamente questa persona si trova in questo momento nella ovviamente possibilità di scegliere o per esempio tra il rimanere single e iniziare una vera e propria storia ufficiale con voi, una storia seria ovviamente che includa chiaramente un cambiamento,
oppure una persona che sta scegliendo tra voi e un'altra persona, probabilmente magari appunto una compagna ufficiale, nel caso in cui questo sia un rapporto con una persona impegnata ufficialmente, ok? Sposata, fidanzata, piuttosto che convivente. Quindi questa persona è comunque in un momento di riflessione, non solo voi quindi, e non è solo in attenta osservazione di quello che state facendo voi, ma è una persona in attenta osservazione anche obiettivamente di quello che può essere il suo futuro, cioè di quelli che possono essere i risvolti in riferimento a ogni suo comportamento. Cioè questa persona sta soppesando, sta valutando i pro e i contro di una situazione per cercare obiettivamente di capire come potersi muovere per ovviamente non incappare in pericoli o gravi ostacoli. Quindi è una persona che sta cercando di barcamenarsi tra due o più situazioni, oppure tra per esempio se stesso e in qualche modo iniziare invece un qualcosa di serio, ovviamente con voi. Quindi è una persona che in questo momento sta riflettendo parecchio, perché è una persona che non vuole sbagliare, non vuole commettere errori fatali, diciamo, in un momento delicato della sua vita. Nel caso in cui, per esempio, una di voi abbia una storia con una persona impegnata, è chiaro che questa persona sta cercando di capire come fare per poter gestire il cambiamento dal rapporto ufficiale con questa persona allo stare con voi o comunque a dedicare più tempo a voi e al vostro rapporto. Ecco, sta cercando di capire come poterlo fare, perché in realtà è una persona in grande difficoltà, ma non una difficoltà vera e propria. Cioè, con questo 2 di denari, questa non è una persona che abbia delle enormi difficoltà da un punto di vista economico-finanziario piuttosto che professionale. È una persona che deve logisticamente e in maniera evidentemente anche piuttosto furba riuscire a barcamenarsi in una situazione doppia, o comunque che prevede e prevederà un cambiamento di rotta, quindi lo scegliere obiettivamente tra voi e un'altra persona, ad esempio. Ok? Quindi in questo caso è una persona che sta veramente cercando di dare il meglio di sé, il massimo di sé, per cercare, vi ripeto, di non incappare in grossi guai. Evidentemente perché questa persona in passato può aver sbagliato molto e quindi chiaramente questa cosa non ha facilitato il vostro rapporto. Però perché in questo caso questa scelta viene in accezione positiva? Perché chiaramente il 2 di denari ci parla comunque di, vedete, notizie, tentativo di riavvicinamento nei vostri confronti, parliamo di pentacoli, quindi anche il bisogno comunque fisico di avervi al suo fianco, quindi è un rapporto che dal suo punto di vista deve andare avanti, assolutamente sì, cioè questa persona in qualche modo non sta pensando di allontanarsi da voi, sta pensando a come gestire il rapporto con voi. Quindi se gestirlo ancora come ha fatto sino ad ora, nel caso in cui sia una persona single, cioè altalenando momenti di presenza a momenti di assenza, oppure di immaturità, oppure nel caso in cui sia una persona impegnata, sta cercando di capire come riuscire appunto a barcamenarsi tra le due storie, oppure a scegliere obiettivamente di chiudere con il passato per iniziare qualcosa di completamente nuovo. Ma è comunque una persona votata al cambiamento, quindi non è una persona che vuole retrocedere o chiudere o in qualche modo non è una persona che non ha più intenzione di sentirvi, assolutamente no, ha intenzione, vedete, di sentirvi, di vedervi, di riabbracciarvi, di avere contatti fisici anche diretti con voi e anche tra l'altro in tempi non proprio lunghissimi. Ok, quindi vi ripeto, aspettatevi sicuramente ancora telefonate, notizie da parte di questa persona perché sicuramente ci saranno e arriveranno. Però vi ripeto, è una persona molto attenta a non sbagliare, quindi sta cercando proprio di soppesare tutte le situazioni in modo appunto da non creare problemi né a voi né a se stesso e nemmeno al vostro stesso rapporto, soprattutto ora che obiettivamente questa persona è tornata. Ok?
Allora, vediamo che cosa ha nel cuore questa persona. E qui abbiamo il 7 di spade. Allora, questa è una persona che obiettivamente non è in qualche modo molto facilitata nel raccontare delle grandi verità. Il 7 di spade è la carta del ladro e la carta del menzognero. Quindi attenzione, perché questa persona potrebbe, nel riavvicinarsi a voi, purtroppo ancora tentare di raccontarvi qualche menzogna o comunque omettere qualcosa di importante per cercare in qualche modo di ritornare nella vostra vita. Il 7 di spade, vedete, ci parla di questa donna che in qualche modo ha preparato questo banchetto così ben addobbato per cercare in qualche modo di attirare i propri commensali, nascondendo quelle che possono essere invece le sue reali intenzioni, che sono ovviamente delle intenzioni ben poco pulite, perché qui abbiamo tutte queste spade. Quindi attenzione alla comunicazione, spade, quindi un mentale molto importante in questo momento, che potrebbe in qualche modo tendere a voler, diciamo, evitare di raccontare qualcosa di troppo perché sa che potrebbe essere usato contro di lui. Cioè, evidentemente questa persona ha anche appunto dei rimorsi, dei sensi di colpa per avervi tenuto nascosto un qualcosa che obiettivamente invece avrebbe dovuto dirvi. Il 7 di spade. Quindi rappresenta la carta del ladro, rappresenta la carta del menzognero, perché questa persona obiettivamente vi ha taciuto qualcosa che doveva invece esservi detto. Ok? Quindi purtroppo questa non è una persona, vi ripeto, particolarmente votata alla verità. Mi sembra una persona molto più in qualche modo portata ad omettere e a non prendersi le proprie responsabilità, perché non in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali, solitamente il 7 di spade è rappresentato da un uomo che appunto ruba delle armi da un accampamento e scappa dall'accampamento per non essere visto. Peccato però che nella fuga, per la fretta, lascia poi cadere dal suo bottino alcune di queste armi. Quindi in realtà ci parla anche di menzogne che facilmente possono appunto venire alla luce. Cioè questo personaggio, quest'uomo che per carità voi avete amato o magari amate ancora tutt'oggi, non è sicuramente particolarmente furbo nel raccontare le menzogne perché comunque lascia tracce della verità. Quindi ecco perché appunto il consiglio, no? Della papessa, come vi dicevo all'inizio, cioè il fatto che in qualche modo voi siate in attenta osservazione è tutto corretto, perché evidentemente qui c'è qualche dettaglio che vi sfugge. Vediamo su che cosa però invece non fare affidamento nei confronti di questa persona, quindi i contro della situazione. E qui abbiamo l'otto di coppe. Allora, l'otto di coppe ci parla di un allontanamento definitivo da una situazione del passato che obiettivamente faceva più male che bene, quindi una situazione molto più dolorosa che ovviamente proficua. Questa persona potrebbe in questo momento, nel caso in cui appunto sia una stesa per qualcuna di voi in riferimento a un uomo impegnato, questa è una persona che sta pensando di allontanarsi o è già in atto l'allontanamento dalla compagna ufficiale. Nel caso in cui sia una persona libera, è una persona che si sta allontanando da una figura del suo passato che però lui ha amato molto, perché parliamo di coppe. Ora voi mi direte, beh, ma è una notizia positiva, non del tutto venendomi in accezione negativa. Per quale motivo? Perché lui fa fatica a fare questa scelta e ad allontanarsi da questa persona. Quindi mi fosse venuto l'otto di coppe in accezione positiva, vi avrei detto, ragazze, questa persona si sta allontanando da questa donna, che può essere compagna ufficiale piuttosto che una donna che ha conosciuto ovviamente dopo aver lasciato voi, o comunque prima di essere tornato da voi, e quindi in qualche modo è pronto al cambiamento. In questo caso mi viene in accezione negativa, cioè il cambiamento è bloccato, è congelato, cioè come se in qualche modo questa persona in questo momento sappia con precisione che prima o poi
la rottura ci sarà, ma questa persona fa fatica a compiere appunto questo salto, cioè questo cambiamento che per lui in realtà effettivamente potrebbe rappresentare un vero e proprio salto nel buio. Quindi è una persona che ad oggi ha paura, teme tantissimo di potersi allontanare dal suo passato, perché evidentemente teneva molto a questa donna, anche nel caso in cui sia un uomo comunque impegnato che l'ha tradita poi con voi. Quindi è una persona che potrebbe momentaneamente, ragazze, essere ancora disposta a vivere una doppia relazione. Quindi in qualche modo, nel momento in cui questa persona sia una persona impegnata per alcune di voi, tornando, non vi aspettate che oggi e domani innanzitutto vi racconti che tra lui e la sua compagna le cose stanno andando malissimo. È così, stanno andando molto male, perché potrebbe già essere in pieno allontanamento, ma non ve lo dirà. Evidentemente per evitare successive pressioni da parte vostra, perché ovviamente teme che nel caso in cui vi venga a dire tra me e la mia compagna le cose stanno finendo, teme che voi in qualche modo possiate poi insistere troppo dicendo ok, visto che le cose stanno finendo, allora chiudi definitivamente e vieni con me. Non è quello che vuole. Ricordate il 2 di denari? Sta temporeggiando per non commettere errori. Nel caso in cui comunque, vi ripeto, sia una persona impegnata, è una persona che per il momento vuole mantenere una doppia relazione, proprio perché evidentemente in questo momento non se la sente a livello emotivo. Parliamo di coppe, ve l'ho detto, non è una persona che mi risulta in gravi difficoltà economiche, è una persona che a livello emotivo è in grandi difficoltà, quindi fa fatica a staccarsi dal passato. Nel caso in cui sia una persona single, è comunque una persona che sta facendo fatica ad allontanarsi da chi? O da una donna che ha conosciuto subito dopo la vostra rottura, oppure da una persona del suo passato, quindi che c'era prima di voi. Ok? Quindi sicuramente in questo caso non è ad oggi una persona comunque serena, non è una persona disposta al cambiamento, bensì è una persona molto inquieta e irrequieta, che potrebbe avere degli ulteriori sbalzi umorali. Quindi potreste vederlo ancora, nonostante il suo ritorno, molto propenso verso di voi, nei vostri confronti, e poi a volte ancora un po' ritirarsi, raffreddarsi. Ma qui c'è qualcosa del suo passato che non riesce ad eliminare e che obiettivamente sembra che faccia veramente fatica ad eliminare una situazione di questo genere. Vediamo l'ambiente che lo circonda, amici, parenti e colleghi. Qui abbiamo la carta della forza. Allora, la carta della forza ci parla di un uomo che in realtà è ben spronato dai suoi amici piuttosto che colleghi. Cioè, è comunque una persona che viene invitata, che viene spronata all'azione, la forza, un'azione comunicativa, importante, ma obiettivamente basata anche molto sull'attrazione fisica. La carta della forza ci parla di un rapporto che fisicamente, eroticamente è ovviamente molto compatibile. Quindi evidentemente questa è una persona che viene spinta dai suoi amici, colleghi piuttosto che parenti per cercare di riflettere, superare gli ostacoli attraverso la comunicazione, perché la carta della forza in tarologia non riguarda la forza fisica ovviamente, ma la forza della comunicazione, per poter in qualche modo risolvere questa situazione che obiettivamente terze persone si rendono conto obiettivamente, essendone al di fuori, essere una situazione piuttosto pesante e impegnativa un po' per tutti. Quindi è anche una persona, se vogliamo, aiutata da altre persone che comunque lo spingono, sì, dove ovviamente batte di più il suo cuore, ma anche a coltivare la sua passione, i suoi desideri. Cioè sono persone che
ovviamente non lo invitano a rinunciare ai suoi desideri, bensì sono persone che lo spingono nel soddisfare i propri desideri. Quindi vivere una vita fondamentalmente godereccia, ok? Che sicuramente, al di là di ogni moralismo, può essere sicuramente un atteggiamento, un consiglio tutto sommato corretto, però è chiaro che lo spingono ad agire in maniera però più veloce, perché la carta della forza rappresenta velocità e questo a lui però non piace. Quindi è chiaro che qui abbiamo troppe persone che parlano, che si in qualche modo intromettono in una situazione creandogli maggior disagio, creandogli confusione, perché la carta della forza in questa posizione ci parla di troppe notizie, troppi stimoli comunicativi che arrivano da troppe persone che appunto lo spingono verso una decisionalità, una presa di posizione che tenga conto dei suoi desideri fisici, ma che in qualche modo obiettivamente lo confonde. Perché è chiaro che ciascuno ha la propria testa, quindi un amico può ovviamente consigliarti una determinata cosa, un parente può consigliartene un'altra, un collega un'altra ancora. Quindi in realtà è una situazione un po' confusa, che ovviamente non lo aiuta in qualche modo a sbrogliare la matassa di questa situazione, questo sicuramente. Vediamo il legame karmico, che cosa obiettivamente vi unisce a questa persona. E qui abbiamo il Re di Bastoni. Allora, in base al discorso che vi facevo all'inizio di questa stesa, il Re di Bastoni e il Re di Coppe rappresentano, tra le figure di corte, il consultante o soggetto della stesa. Quindi in questo caso non solo voi siete il perno di questa relazione e quindi anche di questa stesa, ma anche lui lo è. Lui mi viene come Re di Bastoni, non come Re di Coppe, quindi ha sempre dato molta più importanza all'aspetto fisico e materiale del vostro rapporto. Cioè voi a quest'uomo siete piaciute innanzitutto fisicamente, nell'apporto fisico godereccio che potreste aver dato al vostro rapporto. Quest'uomo è molto attratto da voi ed è una persona che ha dovuto in passato cercare di limitare e castrare i suoi desideri. Ha cercato di raffreddare i suoi bollenti spiriti, ma questo perché? Perché obiettivamente è una persona che si è ritrovata in una situazione nuova per lui, cioè nel desiderare tremendamente una donna, nel sentirsene tremendamente coinvolto e nel dover addirittura pretendere da se stesso autocontrollo. Quindi addirittura questa persona ha dovuto a volte cercare di calmierare un po' i suoi desideri. Quindi è una persona che vi ha sempre voluto, che vi vuole tuttora, vi ripeto, non ha intenzione di chiudere, è una persona guidata dagli impulsi, dall'istinto, molto più che dall'emotività, perché vi ripeto, non è un Re di coppe ed è un uomo che ad oggi, come vi dicevo con i 2 di denari, vuole costruire un percorso differente, anche se ad oggi, con questo 8 di coppe, ovviamente ha delle difficoltà. Ha delle difficoltà nel portare avanti questo cambiamento, anche magari nell'accettarlo, ma il Re di bastoni vuole tenere tutto sotto controllo e quindi sa che eventualmente, staccandosi dal suo passato, qualcosa sicuramente si perderebbe e sicuramente non potrebbe avere più tutto sotto controllo. Dovrebbe vivere comunque un momento ancora di tempesta e questo lui non vuole viverlo, almeno sicuramente il Re di bastoni non ama i momenti di grande scossone. Quindi, vi ripeto, è una persona molto attratta da voi, è una persona desiderosa di stare al vostro fianco,
ed è una persona che vi vuole vedere e sentire, tra l'altro a breve, spinta anche da tutte queste varie amicizie, conoscenze o comunque parenti verso ciò che in realtà lo rende obiettivamente più desideroso e ovviamente appagato, anche proprio da un punto di vista strettamente fisico. Allora, cerchiamo di capire a questo punto che cosa vi viene consigliato dagli arcani, cioè come voi potreste e dovreste comportarvi nei confronti di questa persona. Allora, qui abbiamo il 10 di spade. Allora, 10 di spade ci parla di una richiesta di chiarezza e soprattutto chiudere un ciclo, 10, per riaprirne uno completamente nuovo. Il 10 di spade ci parla proprio di una situazione che per voi, vedete, è stata troppo pesante. Quindi voi avete comunque sofferto o comunque ci siete rimaste molto male. E ovviamente in questo caso gli arcani vi consigliano non tornare più nel passato, non rivivere più situazioni di questo genere, cancella per sempre quello che è stato del vostro passato, cercando ovviamente di guardare ad un nuovo futuro. Quindi nel momento in cui voi vi rendiate conto che questa persona non vi dà quello che voi volete e che è tornata comunque dandovi, d'accordo, sicuramente presenza, ma comunque ancora non quello che voi desiderate, o nel momento in cui vi rendete conto che questa persona non è assolutamente cambiata e non è disposta a farlo, almeno per ora, come vi ho detto appunto con questo 8 di coppe, mi raccomando, cercate obiettivamente sempre, ragazze, di scegliere il meglio per voi, perché la vita vostra è solo vostra. Quindi rimanere comunque legate ad un passato che comunque non fa bene, come fa lui, ovviamente non aiuta ad evolvere e non aiuta a vivere delle situazioni che siano positive e che siano più confacenti alla vostra vita, al vostro modo di vivere. Il 10 di spade ci parla proprio di questo, cioè chiudere un ciclo doloroso anche, fatto di delusioni, di sofferenze, anche di solitudine, per cercare di aprirsi al nuovo. Quindi prestate bene attenzione che quest'uomo sia disposto al cambiamento e non a rimanere in una situazione stagnante che non vi aiuti e non vi porti a nulla di nuovo. Ok, quindi cercate, mi raccomando, sempre di tutelare innanzitutto voi stesse nel caso in cui questa sia una persona che ovviamente abbia avuto nei vostri confronti degli atteggiamenti malsani. Io lo ripeto sempre, ragazze, tutelate la vostra vita, mi raccomando. Ma soprattutto nel momento in cui questa persona non sia disposta a darvi ciò che voi volete o a farvi stare bene come voi vorreste, è chiaro che dovreste parlare chiaro appunto a questa persona, facendogli capire il tuo ritorno è stato inutile, perché evidentemente non hai compreso nulla dal nostro allontanamento. Il 10 di spade, come un po' tutte le carte diciamo di spade, ci parla di tradimento, tradimenti anche perpetrati, quindi potrebbe essere una persona, potrebbe avervi tradito e quindi potrebbe comunque tornare mentendovi ancora su qualcosa o qualcuna, oppure nel caso in cui sia una persona impegnata, ma questo ve l'avevo già anticipato con questo 8 di coppe, questa è una persona che sicuramente non avrà intenzione per il momento, immediatamente, di creare un rapporto con voi alla luce del sole, perché sta cercando di barcamenarsi nel rapporto con voi. È di fronte a un bivio? Sì, però vi ripeto, attenzione, perché c'è comunque qualcosa che non vi dice ed è una persona molto guidata, sì, dai suoi impulsi, ma è anche una persona
che comunque ha un passato pesante che lui fa fatica ad eliminare. Non dimenticate mai questa posizione. Quindi evidentemente è una persona non ancora disposta a tagliare immediatamente con eventualmente una compagna ufficiale o con qualche altra persona che comunque aveva attorno. Quindi chiedete trasparenza, ponetevi al di sopra dei vari tradimenti, menzogne, cercate di mantenere, come fa la papessa, comunque una posizione ferma, solida e salda in questa situazione, pretendendo onestà. Ok? Vediamo a questo punto il futuro tra voi e questa persona, cioè che cosa accadrà nell'immediato futuro. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo il quarto arcano maggiore, l'imperatore. Allora, no, la situazione diventerà sicuramente molto importante, soprattutto da un punto di vista pratico, perché l'imperatore ovviamente ci parla di un contatto fisico che questa persona brama moltissimo con voi ed è una persona disposta assolutamente a riaccogliervi nella sua vita e vuole essere riaccolto da voi nella sua vita. Quindi è sicuramente una persona disposta a rivedervi, a risentirvi, ad appunto uscire con voi, a comportarsi anche, vedete, da gentiluomo. Si comporterà in modo molto fermo, in modo molto equilibrato, molto saggio e costante. Quindi in questo caso abbiamo una grande determinazione che questa persona mostrerà. Potrebbe scrivervi, magari un messaggio importante, una lettera d'amore, che in qualche modo vi farà capire quanto obiettivamente questa persona comunque provi anche del sentimento per voi, ma faccia veramente tanto fatica ad esternarlo, mentre ovviamente è molto più semplice esternare un desiderio fisico piuttosto che invece un grande sentimento. Questa è una persona che obiettivamente coi sentimenti ci sa fare poco, perché abbiamo visto che chiaramente è una persona che è molto guidata dai suoi istinti, ma sicuramente è una persona che è guidata in questo caso anche quasi da un senso di protezione, come tipico dell'imperatore, nei vostri confronti. Quindi è una persona che ha tutte le intenzioni, vi ripeto, di consolidare il rapporto fra di voi si consoliderà e si stabilizzerà. Quindi nel caso in cui sia una persona single, potrebbe addirittura iniziare anche un percorso di convivenza con voi. Quindi sentimenti molto forti, molto intensi, e il vostro legame sicuramente prenderà una piega importante. Quindi probabilmente non domani, ragazzi, non vi chiederà ok, fidanziamoci ufficialmente, ma è una persona che, anche se sicuramente con tempistiche un po' lente, un po' lunghe, però vuole arrivare ad una felice conclusione di questa esperienza sentimentale e emozionale con voi. Quindi ha un certo ottimismo per quanto riguarda la situazione e agirà, vi ripeto, con grande volontà. Nel caso in cui sia una persona impegnata, sicuramente una persona che ha tutte le intenzioni di decidere, perché l'imperatore rappresenta colui che esprime stabilità, fermezza, forza e coraggio, quindi non avrà nel corso del tempo più tutte queste paure che questa persona ha sino ad ora, bensì riuscirà ad avere una situazione più chiara, ben definita e a voler vivere con voi episodi molto più felici. Ok, quindi rappresenta la carta della conquista, della realizzazione, della vittoria, di tutti i rapporti solidi, ma anche delle buone notizie. Quindi sicuramente è una persona sulla quale voi potrete addirittura contare, perché è una persona che non vi farà più sentire del tutto sole. Per quanto riguarda le tempistiche, generalmente si sta parlando di un mesetto, un paio di mesi al massimo a tirare, ma gli effetti dell'imperatore perdurano per lungo tempo, cioè ci sono degli arcani maggiori in particolare
che rappresentano eventi che avvengono ovviamente nel brevissimo tempo, come il matto piuttosto che il bagatto, e che poi appunto si esauriscono nel momento in cui appunto avvengono. Ci sono altri arcani, come per esempio appunto l'imperatore, piuttosto che il diavolo, piuttosto che la torre o la morte, che hanno invece un risvolto che perdura nel tempo, cioè la sua decisionalità, questa fermezza che voi vedrete, ovviamente perdurerà nel tempo, cioè inizierete a vedere dei cambiamenti entro un mese, mese e mezzo, massimo 2, ma inizierete comunque a notare una grande decisionalità, quindi questa persona inizierà a decidere e a scegliere, ovviamente in tempistiche più lunghe. Ma vi ripeto, non dovrete aspettare un'eternità. Sono tempi sicuramente un po' lenti, però importanti e ovviamente che porteranno ad una chiara responsabilità da parte di questa persona, cosa che sino ad ora questa persona non era mai riuscita a fare, perché comunque abbiamo detto che aveva delle grosse paure e ha tuttora delle grosse paure nei confronti del passato. Questo 8 di coppe in accezione negativa riguarda il presente, l'imperatore riguarda il futuro, quindi non siamo ancora arrivati in questo momento culmine. Quindi evidentemente, avendo voi un atteggiamento da papessa e questo atteggiamento da 10 di spade, quindi agendo voi in maniera risoluta, pretendendo onestà, evidentemente questa persona, ve l'ho detto dall'inizio, che appunto si regola anche in base a come voi vi possiate comportare, evidentemente per paura di perdervi è chiaro che questa persona molto probabilmente tenderà ad un vero e proprio cambiamento, evitando tutte queste paure obiettivamente un po' puerili che questa persona può aver incontrato e provato sino ad ora. Quindi vi ripeto, non stiamo parlando di tempistiche così esageratamente lunghe, quindi si può parlare di massimo un mese e mezzo, 2, con effetti comunque perduranti nel tempo. Quindi tra l'altro appunto la carta dell'imperatore come segni zodiacali può appunto rappresentare anche il Sagittario, oltre ovviamente al Leone e al Toro. Di conseguenza stiamo parlando di una periodizzazione che grosso modo rispecchia i 2 mesetti circa di cui abbiamo parlato sino ad ora, perché appunto parlando del Sagittario parliamo ovviamente di fine novembre, fine dicembre, quindi grosso modo anche come tempistiche ci siamo, quindi più o meno pieno autunno o inizio inverno. Ok? Quindi andiamo verso un periodo molto importante per voi che porterà degli effetti effettivamente straordinari. Vi ripeto, con tempistiche un po' lunghe, ma che vi faranno sicuramente molto piacere, perché noterete chiaramente un desiderio di maggiore stabilità da parte di questa persona, cosa che sicuramente vi meritate. Anche lui sicuramente se lo merita, ma chiaramente in questo caso evidentemente ve lo meritate sicuramente molto di più voi, perché con questo 10 di spade obiettivamente voi avete dovuto chiaramente sopportare parecchio. Quindi in questo caso fate capire a questa persona che ovviamente è arrivato il momento di cambiare, e cambiare ovviamente per voi e per il vostro rapporto. D'accordo? Però vi ripeto, sicuramente è una stesa che ha un ottimo finale, perché appunto ci parla sicuramente di appunto un rapporto che diventerà sempre più importante e che ovviamente lascerà degli ottimi segni per quanto riguarda anche il futuro, magari non proprio così prossimo. D'accordo? Di conseguenza, buona fortuna!